Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Non sono impazzito, ma oggi parleremo di come questo fischietto ci potrà aiutare con il bending. E bentornati, come sempre prima di iniziare vi chiedo di supportare questo canale iscrivendoti, attivando la campanella e facendo tutte le cose classiche che si fanno su YouTube, mi raccomando. Bentornati, io sono Stefano Lucignolo e oggi parleremo di come ottenere più facilmente il bending grazie anche a una sensazione che dobbiamo andare a immagazzinare dentro di noi, ovvero lo vediamo subito. Premessa, questo video è per tutti, quindi anche per le persone che non sanno fischiare, ma se sai fischiare puoi avere più presente quello che stiamo per dire. Innanzitutto, che cos'è un bending? L'abbiamo detto tante volte, ti lascio qui anche un link. Beh, il bending è una stonatura della nota naturale, quindi del foro d'origine naturale, può essere aspirato o soffiato, ed è proprio una scordatura della nota naturale di uno o più semitoni. Oggi parliamo del bending aspirato, quindi il draw bend, che è il bending quello classico. Quindi la posizione del bending aspirato, non posizione sullo strumento, ma la posizione proprio del nostro fisico, quindi come dobbiamo impostare il nostro strumento bocca sull'armonica, è fondamentale. Quindi per controllare al meglio un bending non deve venire in maniera casuale, quindi soffio dentro a caso, aspiro fortissimo, cerco di fare cose stranissime che magari mi abbassano la nota per una frazione di secondo ma non la riesco a tenere giù. No, il bending è una tecnica che va pian pianino controllata per renderla sempre più fruibile e soprattutto dobbiamo assolutamente pensarla come un'aggiunta di sonorità, quindi delle note aggiuntive che posso andare ad utilizzare con il mio strumento. Per ottenere il bending l'utilizzo della lingua è fondamentale. In che senso è fondamentale? Nel senso che la risonanza interna della nostra bocca deve modificarsi. Quando andiamo a fare una nota aspirata, soffiata, naturale, diciamo senza nessuna alterazione, la nostra lingua non ha una posizione specifica, è più che altro piatta, bassa. Quando invece andiamo a fare un bending, che cosa succede? La punta della lingua si ritira, quindi la lingua va verso diciamo il fondo della vostra bocca, si alzerà un pochettino, si renderà un po' più gobba la nostra lingua in modo tale che l'aria faccia un percorso diverso e vada a sbattere praticamente sul palato, quindi va a sbattere sul palato ed esce con un'inclinazione diversa, con un tiraggio diverso. Per memorizzare questa sensazione in maniera molto pratica arriviamo adesso al fischio. In che senso il fischio? Quando noi fischiamo, non sono un ottimo fischiatore, però è questo, porto tutto in avanti, la mia lingua rimane lì e fischio. Se cerco di far stonare o comunque far scendere di intonazione la mia nota di un semitono o più semitoni e faccio attenzione alla sensazione che ho mentre lo faccio, vi accorgerete che la vostra lingua fa un movimento di questo tipo, quindi si muove in maniera tale che va a ritrarsi o comunque va a prendere una forma diversa da quella iniziale. Quindi per ottenere un bending la prima cosa in assoluto è pensare alla nota che scende di uno o più semitoni in base al foro su cui siamo. Ma pensate anche a questa sensazione della lingua che torna indietro, quindi è una sensazione particolare che bisogna assecondare per poi andare ad utilizzare appunto questa tecnica in maniera non casuale ma in maniera voluta per andare a controllare fin dal minimo particolare ogni singolo bending, soprattutto i bending dove si può scendere di uno o più semitoni.
Ad esempio, se dobbiamo scendere di uno o più semitoni, la lingua si ritrarrà in posizioni diverse a seconda se voglio far scendere la mia nota di un semitono o più semitoni, ad esempio su un 2 aspirato. Quindi mi raccomando, il bending non è solo una questione che mi arrabbio, aspiro fortissimo, cerco di fare qualcosa, ma è una questione molto tecnica. Quindi ci sono tanti elementi, il flusso dell'aria, l'impostazione delle labbra e soprattutto la lingua che vanno a definire la precisione dell'intonazione del bending e anche il bending stesso. Cosa ne pensi di questo video? Provaci, fammi sapere nei commenti se siamo riusciti a migliorare il controllo del tuo bending, oppure se non avevi mai ottenuto un bending, se con questa tecnica, con questa sensazione, sei riuscito ad ottenere un bending. Va che ci tengo, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime pubblicazioni. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai aggiornato sul fantastico mondo della 10 Fori. Se poi vuoi vedere il mio videocorso oppure vuoi prendere una lezione online con me, potrai fare tutto direttamente dal mio sito. Ti invito inoltre a far parte della nostra ciurmaglia di Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicherò contenuti extra, sondaggi, chiarimenti, potrai farmi tutte le domande del caso e potrai anche mandarmi delle registrazioni. Anzi, se non hai mai fatto un bending e vuoi farmi sentire come si fa un bending, sulla Lucignolo Academy puoi mandare tutto quello che vuoi. Occhio, non esagerare, perché sennò gli altri poi ti sparano, però puoi fare quello che vuoi. Quindi ti aspetto, sto scherzando naturalmente, sulla Lucignolo Academy. Per quanto invece ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale, più o meno con queste tempistiche.